Dal 12 febbraio al 15 marzo 2021 sono aperti i nuovi bandi Erasmus+. Il programma Erasmus Plus permette di svolgere un periodo di mobilità in tutta Europa, presso oltre 500 università partner di Sapienza, mettendo a disposizione circa 2000 borse di studio. Potrai sostenere esami e svolgere attività i cui esiti ti verranno riconosciuti e trasferiti direttamente in carriera. Per partecipare devi prendere visione del bando di selezione. Ogni facoltà ha il proprio bando, devi quindi trovare quello della tua facoltà. Per farlo, vai sul portale della Sapienza, clicca su Internazionale e quindi clicca sul primo articolo Bandi Erasmus Plus 2021-2022. Tieni d'occhio questa pagina. Qui troverai i link ai bandi, alle candidature, le domande più frequenti e tutte le info necessarie. Per trovare il bando, cerca la tua facoltà, clicca quindi sul link Bando 2021-2022. Eccoci sulla pagina del bando della tua facoltà. Da questo link potrai scaricare il documento. Prima di candidarti è importante che tu legga con attenzione il bando. Ci troverai infatti i requisiti necessari, le sedi di destinazione tra cui scegliere, scoprirai come funzionano i test di lingua e le certificazioni. Quando avrai letto il documento sarai pronto per candidarti, torna quindi sulla pagina generale dei bandi. Trova la tua facoltà e clicca qui per iniziare la candidatura. Per completare la procedura dovrai sostenere l'esame di lingua o dimostrare di avere un certificato valido. In sostanza, tramite la procedura, attiverai la tua domanda, potrai quindi accedere al test CLA e sostenerlo, quindi completare la candidatura. Iniziamo! Questo è il portale. Se in qualsiasi momento dovessi avere bisogno di un aiuto o riscontrassi un problema tecnico, puoi andare nel menu in alto e cliccare Help Desk. Qui troverai le FAQ e un form, tramite il quale puoi segnalare eventuali problemi tecnici. Cliccando Home torniamo invece alla candidatura. Nella pagina iniziale trovi le istruzioni essenziali per iniziare la procedura. Leggile con attenzione. Quando hai finito, flagga queste voci e quindi procedi. Le informazioni che inserisci vengono memorizzate fino alla conferma della candidatura. Quindi puoi uscire e rientrare dalla procedura in qualsiasi momento. I tuoi dati verranno salvati. Eccoci nella pagina di login. Qui scegli il bando a cui vogliamo prendere parte, poi la tua matricola, il codice fiscale e la password usata per accedere ad InfoStud. Clicca quindi procedi. In questa pagina abbiamo il riepilogo dei nostri dati che sono associati al nostro account di InfoStud. Controllali con attenzione. Se c'è un errore, correggi i dati su InfoStud e, per aggiornarli sulla candidatura, manda una segnalazione tramite Help Desk. In questa pagina trovi gli esami del corso di studi. Il sistema registra automaticamente gli esami sostenuti. Se hai sostenuto un esame che non è stato ancora registrato, devi inserirlo manualmente. Per farlo, inserisci il nome dell'esame, la data in cui è stato sostenuto, la valutazione, i crediti ed il tipo. Quindi aggiungilo. Attenzione, inserisci solo gli esami non verbalizzati al momento dell'invio della candidatura. Se hai in programma di sostenere esami a ridosso della scadenza del bando, ti consigliamo di chiudere la candidatura dopo aver sostenuto l'esame, così da poterlo aggiungere ed aumentare il tuo punteggio ai fini della graduatoria. Nella pagina Titoli di studio universitari trovi i titoli conseguiti. Anche in questo caso, se un titolo conseguito non risulta, devi aggiungerlo manualmente. Clicca quindi su Prosegui. In questa pagina trovi le precedenti mobilità all'estero, consulta il riepilogo e, se una precedente mobilità non dovesse risultare, aggiungila manualmente. Perfetto! Con queste operazioni abbiamo avviato la candidatura e possiamo adesso sostenere il test di lingua. Questa è la pagina delle conoscenze linguistiche e dell'iscrizione al test. Se devi sostenere il test di lingua, vai al minuto 5 e 19 secondi di questo video. Se hai già sostenuto il test di lingua, vai al minuto 5 e 6 secondi. Se invece hai un certificato di esonero o hai già sostenuto il test lo scorso anno, sei esonerato dal test di lingua, puoi quindi scegliere una di queste opzioni e confermare. Attenzione! Le certificazioni devono essere coerenti con quelle richieste dal tuo bando di riferimento e previste nella tabella Q, C e R allegato 1 del bando. Scelta l'opzione corrispondente, devi quindi specificare la lingua ed allegare la certificazione in formato PDF. Clicca quindi Salva e aggiungi.
Bene, hai inserito tutto il necessario, sei esonerato e puoi proseguire nella compilazione della domanda. Vai al minuto 7:33 di questo video. Nel caso in cui tu abbia già sostenuto il test di lingua, potrai scegliere se confermare il risultato e quindi proseguire con la compilazione. Vai al minuto 7:33 di questo video. Oppure puoi sostenere un nuovo test. Se non hai sostenuto il test di lingua o se vuoi sostenerlo nuovamente, puoi iscriverti al test cliccando questo link. Questo form ti permette di prenotarti per il test di lingua. Vediamolo insieme. La prima pagina contiene le informazioni. Leggi con attenzione e quando hai fatto, prosegui. In questa pagina trovi le informazioni sulla privacy. Flagga quindi questo box e prosegui. In questa sezione inserisci quindi il tuo nome, cognome, la tua matricola, il numero di un documento d'identità e carica quindi il tuo documento in un file PDF fronte e retro. Seleziona la tua facoltà e seleziona dal menu a tendina in basso se rientri o meno in una categoria DSA. Seleziona la lingua per la quale vuoi sostenere il test. Qui puoi indicare se intendi sostenere l'esame per una seconda lingua. Proseguendo, scegli quindi dal menu a tendina la lingua per il secondo test. In questa pagina posso quindi ultimare la procedura selezionando il giorno e l'orario durante il quale voglio sostenere l'esame. Come funzionano i turni? Se ho selezionato 2 lingue, sosterrò entrambi gli esami durante lo stesso turno. Se quindi seleziono questo turno, sosterrò l'esame per la prima lingua alle 11 e l'esame per la seconda lingua alle 12. Ricorda che ogni giorno sono consentiti esami per massimo 250 studenti, quindi affrettati a prenotare in quanto le disponibilità potrebbero esaurirsi. Perfetto, hai prenotato il tuo esame di lingua. Riceverai una mail di avviso di avvenuta registrazione sulla tua casella di posta istituzionale. La mail contiene tutte le informazioni utili per sostenere l'esame e, in allegato, il riepilogo delle informazioni che hai inserito per sostenere il test. Il test verrà eseguito online tramite Zoom e il risultato del test sarà disponibile entro una settimana nel form di candidatura. Inoltre ti verrà comunicato l'aggiornamento della candidatura con il risultato del test anche via mail. Ora che sai il risultato del tuo test e sei sicuramente andato benissimo, torniamo alla candidatura e possiamo proseguire. In questa pagina puoi scegliere la o le destinazioni preferite. Dovrai scegliere la sede sulla base delle competenze linguistiche previste e dell'area disciplinare, che deve essere compatibile con il tuo corso di studi. Puoi verificare le informazioni all'articolo 4 del bando. Controlla inoltre online l'offerta formativa per essere sicuro di poter sostenere esami o comunque poter svolgere le attività che verranno riconosciute e trasferite direttamente in carriera al tuo rientro. Inserisci le destinazioni scelte selezionando tra quelle disponibili. Per ogni destinazione devi quindi indicare i corsi che intendi sostenere e, per ogni corso, il codice ed i crediti ECTS. Trovi queste informazioni sui siti delle università ospitanti. Clicca quindi Aggiungi corso. Ogni corso immesso sarà visibile in questo elenco. Ripeti la procedura per tutti i corsi che intendi sostenere e fai lo stesso con le altre destinazioni scelte. Se dovessi avere bisogno di supporto o maggiori informazioni sulla scelta della destinazione o dei corsi, puoi rivolgerti ai CAM e ai RAM. Trovi i loro contatti sulla pagina generale dei bandi. Puoi inserire più destinazioni, tante quante sono quelle previste dal bando della tua facoltà. Puoi decidere, flaggando questa voce, di renderti disponibile per partire per altre destinazioni, diverse da quelle per cui hai fatto richiesta. Se infatti non riuscissi ad essere selezionato per le destinazioni per cui hai fatto domanda, cliccando questa voce potresti comunque partire per destinazioni differenti purché coerenti con le tue competenze linguistiche e il tuo corso di studi. Salviamo e andiamo avanti. In questa pagina devi caricare il tuo documento d'identità. Attenzione, devi scannerizzare entrambe le facciate del documento in un singolo file PDF di dimensione non superiore a 3 MB. Puoi caricare un solo file. Seleziona quindi questa voce e, se specificatamente richiesto dal bando della tua facoltà, devi caricare ulteriori documenti tramite questo bottone. Verifica con attenzione di aver fatto l'upload del documento d'identità in un unico file prima di salvare. Pena l'esclusione dalla selezione. Hai quasi completato la candidatura. In questa pagina puoi controllare se i dati che hai inserito sono corretti.
Ognuna di queste voci è un link che conduce alla pagina corrispondente. Cliccando puoi controllare i dati che hai inserito e, eventualmente, correggerli. Quando sei certo che è tutto corretto, puoi cliccare su Conferma e invia la tua candidatura. Perfetto, hai completato la candidatura. Ti meriti una pausa caffè. In questa pagina puoi stampare la tua candidatura e o inviarla alla tua mail istituzionale, quindi no, non puoi mandarla a tua madre. Adesso la tua domanda è stata acquisita. Cosa succede dopo? Verrà fatta una selezione secondo i criteri specifici della tua facoltà e quindi pubblicata una graduatoria di merito. Se sarai vincitore, dovrai accettarla entro 7 giorni dalla pubblicazione e quindi goderti la tua esperienza all'estero.